Ciao a tutti, in questo video oggi parliamo di filariosi cardiopolmonare. Cercherò di spiegarvi esattamente che cos'è la filariosi cardiopolmonare, da chi è causata questa patologia e chi la trasmette, che cosa provoca e come si gestisce generalmente da parte di noi medici veterinari e anche da parte di voi proprietari. Allora, partiamo subito col termine filariosi cardiopolmonare. È una patologia parassitaria che colpisce i nostri cani ma anche i nostri gatti. Nei gatti è molto sottodiagnosticata, però può essere trasmessa anche ai gatti. È un parassita quindi che causa questa patologia che si chiama Dirofilaria immittis, è frequente soprattutto nelle zone del nord, ma sta arrivando anche nelle zone del centro-sud, quindi attenzione anche ai cani che vivono in quelle zone. Viene trasmessa da una zanzara. E come avviene, diciamo, la patogenesi di questa patologia, più che della patologia della trasmissione? Come avviene il ciclo, diciamo? Praticamente noi abbiamo la forma adulta della Dirofilaria immittis, che ha circa una dimensione di circa 13 cm, che vive nel cuore destro e nelle arterie polmonari dei nostri cani e dei nostri gatti e di altri animali selvatici. Soprattutto animali similcanidi, volpi per capirci, lupi. Fondamentalmente come avviene la trasmissione? Abbiamo, ripeto, il parassita adulto che ovviamente elimina all'interno dei vasi sanguigni le figlie, che si chiamano microfilarie, che sono ovviamente invisibili all'occhio umano. E cosa succede? La zanzara, quando punge, quando fa il pasto di sangue, di solito la zanzara fa il pasto di sangue per nutrire le proprie larve di zanzara, quando fa il pasto di sangue prende ovviamente queste microfilarie, queste larve, e all'interno della zanzara le larve di microfilaria subiscono una nuova maturazione e poi quando punge un cane elimina ovviamente durante il pasto queste microfilarie all'interno del torrente circolatorio di questo cane, che ovviamente è sano. Queste microfilarie all'interno del torrente circolatorio maturano nel giro di 4-5 mesi circa e raggiungono la sede ovviamente originale del parassita adulto, ovvero il cuore destro e le arterie polmonari. Questo diciamo è il ciclo. Quindi cosa poi avviene una volta che viene trasmessa questo parassita e il parassita diventa adulto? Succedono fondamentalmente tre cose. La prima è fondamentalmente quello che si definisce un'infiammazione. Comunque le filarie sono fondamentalmente dei parassiti vivi e quindi creano un processo infiammatorio a livello delle arterie polmonari. La seconda cosa che crea la filaria è fondamentalmente quello che si chiama una malattia che occupa comunque spazio all'interno del cuore destro e delle arterie polmonari, e quindi avremo in futuro poi dei problemi proprio a livello cardiocircolatorio, ovvero il cuore non riuscirà a pompare una corretta quantità di sangue e cercherà quindi di allargandosi ovviamente subirà delle malformazioni, diciamo, delle trasformazioni, scusate, e quindi avremo delle pressioni che si modificheranno e quindi si formerà fondamentalmente tutte quelle segni e sintomi che ti dà l'insufficienza cardiaca destra. Soprattutto alcuni segni particolari sono la scite, la tosse, e quindi un cane intollerante all'esercizio fisico, inappetente, e che ovviamente se non curato, e molto spesso anche con la cura può comunque avere poi i residui chiaramente dell'insufficienza cardiaca congestivia, può provocare poi la morte. La terza cosa che fondamentalmente provoca la filaria è fondamentalmente, essendo un parassita vivo,
a un certo punto morirà e quindi potrebbe comportarsi come degli emboli. Questo è un problema anche per la gestione chiaramente della terapia, perché quando uccidiamo il parassita adulto, questo ovviamente può comportarsi come un embolo e quindi andare a embolizzare magari a livello renale, creando magari degli infarti renali. Questo diciamo è quello che fondamentalmente provoca la filariosi cardiopolmonare. Come si gestisce? Dove andiamo a intervenire per cercare di ridurre il problema? Fondamentalmente noi cerchiamo di andare a colpire nella fase in cui avviene la trasmissione, per evitare che passi troppo tempo e che queste microfilarie diventino parassita adulto. Quindi interveniamo tra la trasmissione, quindi zanzara, trasmissione, maturazione di 4-5 mesi, parassita adulto, per evitare poi di gestire il parassita adulto. Quindi si effettua quella che si chiama profilassi, si danno dei farmaci nel periodo in cui è presente la zanzara, in modo da cercare di uccidere le microfilarie eventualmente trasmesse dal morso delle zanzare e quindi evitare che la microfilaria trasmessa possa maturare in filaria adulta. Questo perché? Perché fondamentalmente questo genere di approccio ci evita fondamentalmente poi di andare a dover gestire magari un cane che ha già un'insufficienza del cuore destro, che ovviamente i farmaci che uccidono la nostra filaria poi possono darci un problema di embolismo e quindi fondamentalmente cerchiamo di andare a ridurre l'incidenza del problema più grosso. Quindi è molto importante che tramite il vostro veterinario vi facciate seguire su quale terapia è essenzialmente utile per gestire la profilassi e evitare quindi che poi il vostro cane abbia il parassita adulto nel cuore e nelle arterie. Esistono diversi approcci, esistono delle compresse da dare mensilmente, esistono delle iniezioni che durano un anno, esiste fondamentalmente anche delle applicazioni spot on che possono uccidere le microfilarie. Queste fondamentalmente sono le tre grandi famiglie di terapie. Ovviamente poi ogni veterinario consiglia in base anche a un approccio diciamo sul singolo cane, perché chiaramente adesso esistono diverse formulazioni che ti possono fare pulci, zecche, filarie, oppure alcuni preferiscono fare l'iniezione perché così si tolgono la paura di dimenticarsi di dargli la compressa. È molto importante ricordarsi che sono fondamentali le ultime compresse per chi gestisce il cane con le compresse, perché fondamentalmente per il principio che vi ho spiegato prima ci mette 4-5 mesi. Se noi la diamo l'ultima compressa quando ancora la zanzara fa il pasto di sangue, rischiamo che la zanzara che il nostro cane prenda la filaria magari a settembre, e se non gliela diamo ad ottobre chiaramente poi gli diamo tutto il tempo alla filaria per maturare e finire poi nel luogo dove poi crea veramente grandi danni. Dal punto di vista invece della terapia sul cane, sul parassita adulto, ovviamente ci sono diverse terapie che ovviamente ogni veterinario in base alla situazione in cui si trova il cane decide poi di gestire. È chiaro che un cane che a livello troviamo la filaria attraverso magari un test del sangue, che però non è sintomatico e il cuore non è modificato, abbiamo la possibilità di gestire l'uccisione delle filarie senza preoccuparci poi del discorso cardiaco. Un cane invece che si presenta con una sintomatologia molto grave, che ha già un cuore modificato, chiaramente dovremo sì gestire sia l'uccisione del parassita, ma anche poi gestire tutta la situazione legata all'insufficienza cardiaca del cuore destro. Quindi il video fondamentalmente serve per spiegarvi prima di tutto come avviene la trasmissione, perché si fa la profilassi. È importante, non dimenticatevi di fare la profilassi tutto l'anno, perché tutti gli anni, scusate, perché tutti gli anni ci sono ovviamente le zanzare che pungono i nostri cani per cercare chiaramente sangue per poi nutrire le proprie larve. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata.